Bentornati sul canale, in questo nuovo video andiamo a vedere l'integrazione di OpenHub con uno degli assistenti virtuali che abbiamo a disposizione, quindi Google. Vedremo quindi la configurazione di alcuni dei miei item presenti su OpenHub per essere controllati dall'applicazione Google Home e quindi anche in modalità vocale tramite Google Assistant su telefono oppure tramite i dispositivi fisici Google Home. Io a casa ho 2 Google Home e normalmente poi utilizzo quelli per comandare le luci principalmente. Non ripercorrerò tutti gli step di configurazione iniziale che abbiamo già visto nei video precedenti, in quanto l'integrazione con Google Home ha bisogno della configurazione dell'OpenHub Cloud Connector, quindi la configurazione dell'istanza OpenHub locale che dialoghi con il cloud. Il mio sistema è già connesso al cloud, quindi questo step non lo vediamo, ma potete fare riferimento a dei video precedenti. Invece in questo video andremo a vedere quali sono gli step di configurazione degli item che vogliamo rendere disponibili all'applicazione Google Home. Questo vorrà dire semplicemente di configurare dei metadata sugli item selezionati. Una volta configurati questi metadata, tramite l'app Google Home i nostri item verranno resi visibili e quindi saranno inseribili nell'app. A quel punto diventano dei dispositivi riconosciuti da Google Home e quindi possono essere comandati direttamente dall'app oppure comandati vocalmente, che diciamo è l'obiettivo principale di questa configurazione. Andiamo quindi a vedere che cosa dobbiamo fare su OpenHub per utilizzare l'integrazione con Google Home. Iniziamo con la prima configurazione di una luce semplice che potrebbe essere quella dello studio. Quindi io la vado a cercare nel mio modello semantico. Vado direttamente sul point e a questo punto vado ad aggiungere dei metadata. Il metadata che dobbiamo aggiungere è il Google Assistant. Dobbiamo dire il tipo di dispositivo, quindi mettiamo che è un light. Qui possiamo mettere il nome che vogliamo utilizzare in Google Home, quindi lo chiamiamo luce studio, il nome della stanza studio e siamo a posto, salviamo. Andiamo quindi adesso a vedere sull'app di Google Home come fare per vedere il dispositivo che abbiamo appena reso disponibile. Quindi dobbiamo aggiungere un dispositivo, configura dispositivo, compatibile con Google. Qui cerchiamo OpenHub. Ci dice che dobbiamo linkarci al nostro account di OpenHub Cloud. Ok, vedete già ci riconosce un dispositivo. Torniamo indietro e adesso se torniamo all'inizio dovremmo vedere il dispositivo. Eccolo qua, luce studio. Me lo vede come switch, è spenta e me l'ha messa nella stanza studio. Adesso proviamo a vedere se effettivamente i due sistemi dialogano. Quindi vado sulla mia interfaccia web di OpenHub. Vado sulle mie luci, mi posiziono luci piano terra, vado a cercare luce studio e qua ed è spenta. Adesso l'accendo dall'app Google Home. Ok, la luce in camera si è accesa, fidatevi, e si è acceso anche qua su OpenHub. Adesso provo a spegnerla da OpenHub. La luce su cui camera si è spenta e si è spenta anche sull'app. Adesso proviamo a fare la stessa cosa ma utilizzando la voce direttamente sul telefono. E accendi luce studio. Certo, accendo luce studio. Ok, la luce si è accesa e su OpenHub si è acceso. E spegni luce studio. Certo, spengo luce studio. Perfetto, direi che funziona il meccanismo. Meccanismo semplice però
funziona, quindi vuol dire che strutturalmente i due sistemi si parlano in tempo reale. Andiamo avanti con la configurazione di un'altra tipologia di dispositivo e in questo caso possiamo prendere il termostato sempre dello studio, quindi abbiamo il sensore di umidità e di temperatura. Andiamo a cercarci i nostri point. In questo caso partiamo dal termostato, che è l'equipment, quindi il gruppo che contiene i due sensori, perché dobbiamo aggiungere direttamente il tag di Google Assistant al termostato, quindi al gruppo. A questo punto dobbiamo aggiungere anche i metadata ai due item contenuti in questo gruppo. Dobbiamo fare così perché nell'app Google Home non si riesce ad aggiungere un sensore di temperatura singolo, ma deve essere aggiunto un blocco termostato, anche se poi in realtà io non ho un termostato, ma ho solo semplicemente i sensori. Quindi andiamo nei due item e aggiungiamo il metadata. Questo è il temperatura, quindi aggiungiamo l'attributo temperatura ambient e poi andiamo sull'umidità e aggiungiamo l'attributo humidity ambient. Ok, andiamo a provare allora sull'app Google Home. Quindi intanto vediamo di far venire fuori il dispositivo che abbiamo aggiunto facendo un refresh. Ok, è apparso. Clicco e abbiamo i valori: temperatura interna 21 gradi e umidità 62%. Andiamo a vedere negli equipment, sensori, cerchiamo lo studio. Ok, abbiamo 21 gradi e 63%, sarà un problema di approssimazione. A questo punto proviamo con la modalità vocale. Ehi, che temperatura c'è nello studio? Termostato studio è spento e al momento ci sono 21 gradi. Ehi, che umidità c'è nello studio? Termostato studio indica un'umidità del 63%. Ok, il messaggio vocale lo dà corretto. Non so perché qua mi segna un % in meno, ma non importa. Bene, con questi due esempi direi di terminare qui questo video. Io poi andrò a completare la configurazione con tutte le luci e i sensori che ho su OpenHub, ma principalmente l'utilizzo che farò di Google Home sarà quello per l'accensione e lo spegnimento delle luci con comando vocale. Nel prossimo video andremo a vedere la stessa cosa però fatta per Alexa.